Ha senso nel 2024 comprare e utilizzare la Canon M50 Mark II per fare video su YouTube? In questo video ti racconto pro e contro di questa macchina fotografica. La Canon M50 Mark II è stata forse la terza camera che ho utilizzato per fare video su YouTube. La prima è stata la M100, dopodiché sono passato alla M50 non Mark II e poi ho fatto l'upgrade alla M50 Mark II. Questa macchina fotografica la uso ormai da 3-4 anni e sono veramente soddisfatto, ma in questo video voglio raccontarti se ha senso comprarla oggi nel 2024 per fare video su YouTube. Allora, iniziamo dalle caratteristiche. Questa macchina fotografica ha un sensore da 24 megapixel. Ora, sui megapixel spesso si è portati a pensare che più megapixel ci sono, meglio è. In teoria è vero, ma questa macchina fotografica 24 megapixel vanno più che bene per fare video su YouTube. Molti dei video che faccio su YouTube sono anche fatti con questa e la differenza tra quella che stai vedendo adesso e questa è veramente minima. Quindi 24 megapixel vanno benissimo. È una macchina fotografica con un sensore APS-C. Il sensore APS-C è più piccolino rispetto alle full frame. Le full frame costano molto di più, le APS-C un po' meno, ma tutto sommato il fatto che abbiano un sensore più piccolino e quindi in situazioni di luci basse non diano il meglio di sé, tutto sommato è relativo, perché come vedi nel mio studio le luci sono bassissime eppure i video si vedono sempre bene, quindi non c'è un problema reale sulla PSC, ok? Anzi, la maggior parte dei video che vedi su YouTube sono fatti da sensori APS-C. Una caratteristica di questa macchina fotografica è che fa video anche in 4K, ma i video in 4K di questa macchina sono croppati, cioè sono tagliati. Ok, l'inquadratura è più piccola di quella che dovrebbe essere, vengono tagliate delle parti tutto intorno. Perché? Perché il sensore, fa un 4K croppato. Le macchine fotografiche più costose hanno un 4K normale. La macchina fotografica dalla quale sto riprendendo infatti ha un 4K normale, mentre questa qui è croppato. È un problema? Dipende dalla lente che utilizzi. Se utilizzi una lente molto aperta, tipo un 10 mm, il classico 10-20, tutto sommato apri a 10, metti il 4K e puoi fare vlog tranquillamente senza nessun tipo di problema, o video come le sto facendo io. Se utilizzi una lente invece che parte, come in questo caso, da 15 con il 4K croppato, tutto sommato non è il massimo, ma secondo me è bypassabile perché fa un ottimo 1080. Una caratteristica importante di questa macchina fotografica è lo schermo orientabile. Come puoi vedere, questo schermo si può orientare in tutti i modi, ok? Quindi non c'è nessun problema, puoi tranquillamente utilizzarla anche per guardarti come me in questo momento mentre sto facendo il video. L'ultima caratteristica di questa macchina fotografica, poi entriamo nel dettaglio di altre caratteristiche, è appunto la possibilità di connettere un microfono esterno. Fondamentale, perché lo sappiamo bene che l'audio della macchina fotografica non è granché, aggiungendo un microfono esterno sicuramente si migliora. Questa macchina fotografica ha un limite di registrazione di 30 minuti. Questo limite è un problema? Dal mio punto di vista no. No, perché per quello che faccio io, per fare video su YouTube, io penso che nessuno registri più di 30 minuti ininterrotti. Certo, se fai video podcast questo potrebbe essere un problema, se le tue puntate durano così tanto. Nel mio caso i video che pubblico qui sul canale arrivano massimo a 20 minuti, quindi non ho nessun tipo di problema, e anche se fosse posso tranquillamente far ripartire la macchina nel momento in cui si ferma, quindi non c'è nessun problema. Il problema c'è se tu riprendi spettacoli, concerti, comizi o altro, e quindi cose che durano molto più di 30 minuti sicuramente è un problema, ma ci tengo a precisare questo. Le macchine fotografiche hanno quasi tutte un limite di 30 minuti, alcune arrivano a 60, le più costose non hanno limiti, quindi se questa caratteristica per te è importante, devi prepararti a spendere qualche soldino in più. Ancora un'altra caratteristica importante di questa macchina fotografica è che riesce a riprendere tutto in modalità manuale, modalità perfetta proprio perché puoi settare tu quello che vuoi, quindi il frame rate, lo shutter speed, il bilanciamento delle luci, insomma puoi fare tutto, e questo è fondamentale perché così, se sai quello che fai, ottieni una qualità sicuramente migliore.
Un altro grande vantaggio di questa macchina è che ha il riconoscimento degli occhi per un autofocus migliore, quindi non solo riconosce il volto, ma riconosce anche l'occhio. In questo caso è molto importante utilizzare questa funzione proprio perché anche se ti muovi, lui riesce, e questa è una bella caratteristica delle Canon, riesce sempre a tenerti a fuoco. Ok? Benissimo. Se fai live streaming invece, questa macchina fotografica è perfetta per te perché nel live streaming non ha i 30 minuti di limite, perché non sta registrando, sta semplicemente riprendendo, ok? Quindi non c'è nessun problema. Questa macchina fotografica puoi collegarla al tuo computer per fare il live streaming in due modi diversi, tramite cavo USB con il software Canon, quindi tranquillamente, oppure con un cavo HDMI con un semplicissimo adattatore. C'è la scheda di acquisizione dell'Elgato che costa più di 100 euro. Io ho sempre usato delle schede tipo questa, ok? Che da un lato è HDMI, dall'altro lato USB-C, che mi permette di registrare, fare live streaming in 4K tranquillamente, quindi non c'è nessun tipo di problema. Un altro grosso vantaggio se fai live streaming è che questa macchina fotografica ha un clean HDMI output. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando la utilizzi come webcam, quindi per fare live streaming, non hai tutte le informazioni a schermo. Ok? In questo momento io mi sto guardando e ci sono tutte le informazioni, ma solo in fase di visualizzazione. Nel video che vedi normalmente non c'è nessuna informazione. Se decidi di comprare questa macchina fotografica ti consiglio di comprare due tipi di accessori fondamentali. Uno è l'adattatore per le lenti, perché questa macchina fotografica è della serie M di Canon. La serie M di Canon che è morta, nel senso Canon ha chiuso i rubinetti, quindi non verranno più prodotte, ma con un adattatore che costa anche 30 euro se non ricordo male, puoi agganciare a questa macchina fotografica qualsiasi lente Canon. E Canon fa lenti da una vita, quindi qualsiasi tipo di lente tu voglia agganciare a questa macchina puoi farlo con un adattatore da 20-30 euro. Il secondo accessorio è la dummy battery, perché qui al suo interno ovviamente c'ha la batteria. Esistono delle dummy battery che sono delle batterie finte alle quali puoi, aprendo questa cosa, agganciare un cavetto che termina in USB-C, per cui puoi attaccarlo a un power bank, puoi attaccarlo a una presa per la corrente, in modo da non utilizzare e non consumare le batterie. La macchina fotografica dalla quale sto riprendendo, ma anche questa quando faccio video, sono sempre attaccate o a un power bank o in quel caso all'adattatore di corrente. Ti consiglio questa macchina fotografica nel 2024? La risposta è un po' complessa. La tecnologia da quando è stata prodotta questa macchina è andata molto avanti, quindi la risposta è sì, te la consiglio, ma solo se la compri usata. Non ha senso comprarla adesso a, non mi ricordo quanto costa, tipo 600 euro, 700 euro, qualcosa del genere. Non ha senso. Non ha senso perché a quella cifra c'è molto meglio. C'è la R50 per esempio, sempre della Canon, ma c'è anche la Sony, insomma ci sono tantissime macchine molto più evolute. Quindi se questa qui la trovi usata, è sicuramente un'ottima macchina fotografica perché lavora veramente bene, fa dei video, lo vedi spessissimo sul mio canale, fa dei video veramente dignitosi, veramente belli, ok? Basta saperla usare. Quindi nuova non te la consiglio assolutamente, usata se la trovi a un buon prezzo assolutamente sì, perché è una macchina fotografica che ancora oggi ha da dire, insomma, quindi assolutamente sì. Bene, fammi sapere se questo video ti è stato utile, commenta se hai domande su questa macchina fotografica e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.